Il capitolo che sto per leggere è tratto dal libro L'anima svelata, seconda edizione, ad opera dei due autori Samantha Fumagalli e Flavio Gandini. Si tratta del secondo capitolo, l'eredità di Calligaris. La straordinaria eredità lasciataci dal Giuseppe Calligaris e la sua stessa vita ci hanno fatto tornare in mente la frase di un film. C'è quello che la vita ti dona e l'uso che ne fai. Sono le due forze che ti rendono ciò che sei. Crediamo che queste parole incarnino una grande verità e la storia che stiamo per raccontare ne è un meraviglioso esempio. Iniziamo il nostro viaggio a ritroso nel tempo e riavvolgiamo il nastro di 115 rivoluzioni solari. Per inciso, allo stato attuale sarebbero 122. Comunque, un giovane laureando in medicina, il nostro connazionale Giuseppe Calligaris, si presenta a discutere la tesi di laurea all'Università di Bologna con un titolo decisamente curioso per l'epoca: Il pensiero che guarisce. Per preparare queste pagine, lo studente di allora si è documentato a lungo su un argomento che gli stava molto a cuore e lo si capisce dalla passione che traspare da ogni sua parola, da ogni sua frase, fin da quando prende in esame le origini della psicoterapia. Di questa scienza, ancora nuova e guardata con sospetto dalla classe medica dei tempi, Calligaris riesce a scorgere le tracce già nelle primitive forme religiose del passato. Sostiene infatti che i sacerdoti dell'antico Egitto, quelli di Esculapio, gli officianti indiani e quelli dell'antica Roma, senza trascurare Pitagora, Apollonio di Tirano e altri celebri esempi, esercitavano una forma di terapia psichica quando si avvalevano del potere dell'immaginazione per guarire i malati attraverso le pratiche religiose. Tutti questi metodi, spiega, a cui empirici e ciarlatani, medici e scienziati sono ricorsi con il fine di guarire, dalla liturgoterapia che cominciò a esercitarsi da tempo immemorabile, fino al magnetismo e all'ipnotismo delle epoche più recenti, non sono altro che vesti più o meno speciose di cui è ricoperta la psicoterapia, nella sua evoluzione successiva attraverso i tempi. È da notarsi, infine, come essa sia venuta man mano spogliandosi di quel velo misterioso che la copriva nel suo nascere e di tutte quelle influenze divine, animali o astrali che sembravano accompagnarle ed essere causa del suo esistere e del suo trionfare. Dopo l'approccio doverosamente storico nella mente del giovane Calligaris inizia a delinearsi un preciso disegno ed egli si accorge che tutto ciò che in passato era stato attribuito al magnetismo, all'ipnotismo e a pratiche assimilabili è per lo più dovuto alla proprietà fisiologica del cervello di essere suggestionabile. Ogni suggestione, scrive, ha la tendenza a realizzarsi, ogni idea ha la tendenza a tradursi in atto, vale a dire, fisiologicamente parlando, ogni cellula cerebrale influenzata da un'idea influenza a sua volta le fibre nervose che devono realizzare quest'idea. Egli spiega anche che affinché la suggestione si compia sono necessari due fattori. Il primo è che l'idea suggerita venga accettata dal cervello, il secondo è che l'idea accettata si possa tradurre in azione. Questa proprietà fisiologica del cervello di accogliere un'idea e di trasformarla in atto è però governata dalla ragione e dal giudizio, i quali possono neutralizzarla, non permettendo all'idea stessa di imporsi oppure non lasciando che si traduca in atto. Ragione e giudizio sono teoricamente i mezzi per filtrare i condizionamenti, sebbene anch'essi si articolino molto spesso su suggestioni di vecchia data. Va da sé che per facilitare l'attuazione di una suggestione è necessario agire quando ragione e giudizio sono più deboli, e questo spiega il successo dell'ipnosi e delle tecniche affini. Oppure reiterando più volte il messaggio, scelta operata dalle moderne correnti motivazionali e altre analoghe. Con la sua dettagliata analisi, Calligaris precorre di svariati decenni le più recenti scoperte in materia di psicologia, neurolinguistica, pensiero positivo, eccetera.
Infatti, sempre dalle sue parole apprendiamo. Noi abbiamo parlato finora dell'azione che sopra il corpo può esercitare il pensiero, prendendo questa parola nel suo più ampio significato. Ma per essere più precisi, avremmo dovuto dire l'intelligenza, poiché lo spirito agisce sul corpo anche per mezzo di altri due fattori ben distinti, che sono l'emozione e la volontà. Ecco via via comparire gli ingredienti del portentoso cocktail che permette ad un pensiero di tradursi in azione: l'idea, la ragione, la volontà, la fede e l'emozione. Come sottolinea lo stesso Calligaris, l'emozione è l'elemento più rapido ad agire, o meglio ancora, a reagire e a produrre modificazioni nella materia. È infatti l'effetto dell'emozione che fa svegliare di soprassalto nel cuore della notte, che fa svanire l'ubriachezza in pochi minuti, che fa incanutire i capelli, che migliora le prestazioni in caso di gare e competizioni, che blocca il corpo in caso di paura. In sintesi, le emozioni piacevoli aumentano l'attività delle funzioni vitali, mentre quelle spiacevoli le debilitano. Nella sua disamina, il giovane laureando analizza persino la dinamica responsabile delle guarigioni miracolose. Diremo infine, a proposito dell'emozione, che essa, unita alla fede incrollabile e alla forte volontà, è la causa di tutti quei cosiddetti miracoli per cui gli infermi risanano talora improvvisamente presso le immagini benedette dei santuari votivi. Siamo quindi di fronte alla dimostrazione dell'influenza che lo spirito esercita sul corpo, in un'epoca in cui alla psicologia non veniva ancora riconosciuto un vero valore terapeutico. Ma Calligaris non finisce di stupirci, perché introduce anche i concetti di terapia olistica e di cura soggettiva. Queste sono le sue parole. I modi di questa cura morale devono variare a seconda del carattere degli individui e si potrà ottenere qualche risultato soltanto quando il medico sappia intraprendere una minuta analisi psicologica dei singoli pazienti e sappia fare l'esame della loro anima, così come quella del loro corpo. Bisogna cominciare con il ricercare quali siano state le cause che hanno rotto l'equilibrio della loro normale vita, interrogando i familiari e gli stessi malati da cui ci faremo raccontare i sintomi della malattia e di cui a poco impareremo a conoscere la vita, i gusti, le occupazioni, tutto quello che essi amano e tutto quello che soffrono. Conoscendo come questi ammalati sentono e pensano, sarà più facile colpire direttamente il punto della loro sofferenza e la malattia del loro pensiero. Si sarà reso conto, il nostro paladino che stava proponendo ai medici un notevole impegno d'energie? Sembra proprio di sì. Sono di nuovo le sue parole. È giocoforza ammettere che anche ai nostri giorni la psicoterapia non ha un grandissimo culto, quantunque tutti i libri di medicina la raccomandino e tutti i grandi clinici la insegnino. Qual è la causa? Semplicissima ed evidentissima, pensiamo noi. Il trattamento psichico è difficile e per praticarlo ci vuole talora la mente acuta di uno psicologo e la pazienza infinita di un angelo, mentre è immensamente più facile scrivere una ricetta. E ancora Calligaris si fa portavoce di un concetto basilare. L'ammalato che ha in sé la causa del suo male può avere anche in sé la medicina per guarirlo, medicina che in taluni casi è più rapida nella sua azione e più meravigliosa nei suoi effetti di qualunque altra che la scienza unita di tutti gli uomini potrebbe per avventura somministrare. Nel considerare il potere che pensieri, credenze ed emozioni esercitano sulle persone e sul loro stato di salute, egli cerca di convincere i medici che il loro compito non si esaurisce nel cercare di guarire il corpo, ma deve estendersi a curare la più nobile funzione che del corpo è il padrone e il dominatore, ossia l'anima. Nonostante con una simile tesi si sia esposto a notevoli rischi, il giovane Calligaris non viene internato in un manicomio,
Sì, perché in effetti c'erano ancora, tant'è vero che Franco Basaglia non era neanche nato, bensì ottiene l'incarico di assistente del luminare della neurologia Giovanni Mingazzini all'Università La Sapienza di Roma. A Roma Calligaris si specializza in neuropsichiatria. Nel 1903 diventa docente, poi segretario del Congresso Nazionale della Società di Neurologia. Contemporaneamente, però, inizia una ricerca unica nel suo genere sulla sensibilità cutanea e le correlazioni esistenti tra l'organismo, il sistema neurologico e l'apparato psichico. È del 1908 l'avvenimento saliente della sua storia. Calligaris presenta i risultati delle sue scoperte sui circuiti energetici cutanei all'Accademia Medica di Roma. L'interesse è grande, ma a noi, che conosciamo il seguito, sembra di sentire la memorabile frase di incoraggiamento che deve essergli stata rivolta. Bravissimo, prosegui così, poi, quando le tue ricerche saranno più estese, torna a riferire. E il nostro eroe continua a verificare la solidità della legge che collega pelle, corpo e psiche e che stabilisce una porta d'accesso per la comprensione di quanto attiene alle manifestazioni psicosomatiche. Ma la dea bendata sembra essersi distratta, perché mentre il nostro protagonista presta servizio come ufficiale medico nel Regio Esercito Italiano durante la Prima Guerra Mondiale, il suo collega statunitense William Fitzgerald scopre i collegamenti neurologici che condurranno alla nascita della riflessologia plantare occidentale nel 1916. E come ulteriore beffa, nel 1917, gli austriaci, dopo aver sfondato il fronte italiano, saccheggiano la clinica di Udine aperta da Calligaris e i documenti relativi alle sue ricerche finiscono oltre confine. Al termine del conflitto, Calligaris è costretto a ricominciare quasi da capo, ma si rimette all'opera con entusiasmo e determinazione e presto consegue nuovi e strabilianti risultati. Nel 1928 si presenta all'Accademia delle Scienze di Udine per illustrare le sue scoperte, le catene lineari del corpo e dello spirito. In questa sede egli spiega come ogni organo sia collegato a un determinato sentimento e come questa relazione sia rilevabile su precise zone della pelle. L'interesse che suscita è forte e ottiene la promessa dell'istituzione di un comitato di ricerca con l'incarico di verificare quanto da lui esposto. Purtroppo, dagli appelli lanciati attraverso i suoi libri, sappiamo che il fantomatico comitato non deve avere svolto un gran lavoro e forse si è limitato ad etichettare le sue tesi come un po' troppo originali. Calligaris si trova a vivere una doppia esistenza. Da una parte il suo genio viene riconosciuto e prosegue la brillante carriera di docente universitario. Per esempio, il suo libro in 2 volumi sul sistema motorio extrapiramidale è stato per molti anni un testo di studio ufficiale. Dall'altra scrive libri su libri senza che nessuno si assuma l'onere di affiancarlo nella sperimentazione. Solo alle prese con la sua scienza avanguardistica, Calligaris accumula materiale, arrivando a pubblicare oltre 10.000 pagine dedicate a scoperte sensazionali. Non soltanto disegna la mappa cutanea di decine e decine di corrispondenze psicosomatiche, ma scopre anche strabilianti riflessi metafisici e metapsichici sulla pelle, come quelli dell'empatia, dell'eredità genetica, della meteorosensibilità, della chiaroveggenza, della radioestesia, per non parlare delle centinaia di punti relativi ai sogni e alle percezioni oniriche. Nel 1944 Giuseppe Calligaris muore, lasciando nelle mani dei posteri un'eredità unica. Gli anni passano e i suoi studi varcano nuovamente la frontiera, sbarcando nell'Unione Sovietica e negli Stati Uniti d'America, dove le prime ricerche rimangono per lo più celate al grande pubblico. In Italia di tanto in tanto qualcuno ripesca qualche sua teoria, ma si tratta ancora di episodi sporadici.
È soltanto dal 1995 che le sue scoperte vengono a tutti gli effetti rimesse sul banco di prova da un piccolissimo gruppo di intrepidi, di cui siamo orgogliosi di essere fondatori e promotori. Da quel giorno gli studi si sono sviluppati fino ad approdare all'odierna dermoriflessologia, una disciplina olistica per il riequilibrio psicofisico e l'incremento delle facoltà latenti, che usa la pelle come specchio dell'anima e del corpo. Un sincero ringraziamento per l'attenzione prestata e un grande augurio di buona vita a tutti. Se questo video ti è piaciuto, ti invito a mettere mi piace e a iscriverti al canale, che si arricchirà sempre di più, e non dimenticare di cliccare la campanella per essere avvisato ogni volta che verrà caricato un nuovo contenuto. Se poi volessi anche condividere questa informazione con alcuni tuoi conoscenti interessati, grazie di nuovo.